Allora, inizio a leggerlo. Dice, in un triangolo rettangolo, un cateto è lungo 9 cm in meno dell'ipotenusa e l'altro cateto è i 3/4 del primo. Determina l'area del triangolo. Allora, dobbiamo cercare un attimino di modellizzare questo problema e cercare di capire quali sono questi dati che ci sta dando. Beh, sicuramente noi sappiamo che ci troviamo all'interno di un triangolo rettangolo. Ora, i cateti quali sono? Sono sicuramente questi lati qua. Cerchiamo di capire quali sono le informazioni su questi. Noi sappiamo che un cateto è lungo 9 cm in meno dell'ipotenusa. Allora, chiamiamo la nostra ipotenusa con x. Se io chiamo l'ipotenusa con x, quindi che cosa sto scoprendo? Che, per esempio, questo cateto è lungo 9, dice è lungo 9 cm in meno dell'ipotenusa. Quindi vuol dire che dobbiamo scrivere x meno 9. Se io chiamo con x l'ipotenusa, appunto, un cateto sarà x meno 9. Poi dice l'altro cateto è i 3/4 del primo. Quindi questo vuol dire che questo cateto qua sarà i 3/4 di questo cateto. Quindi i 3/4 di x meno 9. A questo punto tutte le informazioni per poter procedere. Detto ciò, ci serve l'area del triangolo. Beh, nel triangolo noi sappiamo che l'area quant'è? È base per altezza poi diviso 2. Noi però, se continuiamo in questo modo, cosa succede? Che andiamo a determinarci semplicemente un'area che dipenderà dalla x. Infatti, se io dico area uguale base per altezza diviso 2, che cosa ottengo? Ottengo x meno 9 che moltiplica di nuovo x meno 9, a cui però ci devo aggiungere 3/4. Questo qui era appunto il primo cateto C1, questo qui è il secondo cateto C2, e per avere un'area devo effettivamente dividere per 2, quindi moltiplico per 1/2, perché altrimenti sto andando a considerare l'area di tutto il rettangolo. Invece la divido per 2 proprio perché voglio l'area di questo triangolo. E arrivati a questo punto, che cosa abbiamo? Abbiamo in pratica un x meno 9 al quadrato per 3/8. Questa è l'area. Ovviamente però a noi questa informazione non basta, perché comunque dobbiamo uscircene da questa incognita. Allora, cos'è un qualcosa che è sicuramente vero all'interno di un triangolo rettangolo? Beh, qui è sempre vero che se faccio il quadrato del primo cateto e ci sommo il quadrato del secondo cateto, che quindi è 9 su 16, x meno 9 al quadrato, ottengo il quadrato dell'ipotenusa. Quindi effettivamente sta qui l'equazione che andrà a generare la nostra x. Cerchiamo un attimino di semplificare. Come? Beh, io mi accorgo che di x meno 9 al quadrato ne ho 2, quindi lo metto in evidenza. Quindi mi rimane 1 più 9 su 16 uguale a x al quadrato. Quindi qui mi viene 16 per 1, 16 più 9, 25. Quindi 25 sedicesimi uguale x al quadrato, e poi qui c'ho x meno 9 al quadrato. Che cosa noto adesso? Che per sbarazzarmi di tutti questi quadrati, cioè se è vera questa equazione, sarà vera anche l'equazione passando alla radice quadrata. Quindi che cosa ottengo? Ottengo x meno 9 che moltiplica la radice di 25 che è 5, la radice di 16 che è 4, e qui rimane uguale a x. A questo punto moltiplico tutto per 4, ottengo x meno 9, qui rimane il 5 e qui va a finire il 4. Non mi resta che moltiplicare e vedere cosa mi esce. Quindi mi esce 5x meno 45 uguale a 4x. Scambio le cose da una parte e dall'altra, quindi portando il 4x a sinistra ottengo semplicemente x, perché mi basta fare 5 meno 4 che fa 1, e quindi ottengo 45 dall'altra parte. Quindi ho scoperto che la mia ipotenusa è lunga 45.
Se adesso torno indietro alla formula dell'area che mi sono ricavato, scopro che questa dipende proprio da x. Una volta trovata la x, me la riporto su fino alla formula dell'area, quindi qui vado a sostituire il 45, quindi ho 45 meno 9 tutto al quadrato per 3 ottavi. Continuo, 45 meno 9 fa 36, che rimane così al quadrato, quindi per 3 ottavi. A questo punto slaccio il 36 dal quadrato, lo riscrivo meglio come 36 per 3 ottavi, così riesco a semplificare facilmente l'8, perché adesso se divido un 2 da qui rimango a 4, 36 diviso 2 fa 18, e poi il 4 con il 36 rimane 9. A questo punto mi rimane 18 per 9 per 3, e a questo punto questo conto non me lo faccio, sono quasi sicuro che sia il risultato. Quindi se moltiplico questi ultimi numeri ottengo ovviamente 486, che è il nostro risultato, che ovviamente va espresso poi in centimetri quadrati, eccetera eccetera. Quindi cos'è che abbiamo fatto fondamentalmente in questo esercizio? Ci siamo basati fortemente sull'equazione che deriva dal teorema di Pitagora. Perché? Se questo qui appunto mi rappresenta un cateto e questo qui rappresenta un altro cateto, che cosa dice Pitagora? Che se faccio il primo cateto al quadrato, che è quello che ho scritto qua, più il secondo cateto al quadrato, che è quello che ho scritto qua, infatti qui c'era 3 quarti, al quadrato diventa 9 sedicesimi, e ovviamente anche quest'altro pezzettino, x meno 9 al quadrato, che cosa devo fare? Devo semplicemente metterci il 2. Quindi, in buona sostanza, se faccio la somma dei quadrati costruiti sui cateti, questa qui per il teorema di Pitagora è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa. Quindi vuol dire che se ci metto il quadrato sulla mia ipotenusa, vale questa equazione. La somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa. Questo è il nostro teorema di Pitagora, cioè qui si va a generare un quadratino, anche qui un quadratino, e il quadrato più grande che si costruisce mi dà quindi la validità di questo teorema di Pitagora. Poi ovviamente una volta impostata l'equazione, uno la deve risolvere nel metodo che più preferisce. Io per esempio mi sono fatto furbo, perché altrimenti bisognerebbe fare molti più passaggi di quelli che ho fatto io, e ho detto ok, vedo che c'è un x meno 9 al quadrato, lo raccolgo. Se uno non si fosse accorto di questo, già avrebbe sviluppato sia questo quadrato che per carità sono identici, però poi esce un'equazione che è molto più brutta di quella che ho trovato io, anche perché facendo così posso sfruttare un'altra furbizia ancora più ingegnosa, che è quella di passare dai quadrati all'equazione senza il quadrato, perché applico semplicemente la funzione radice quadrata. E lo posso fare perché se vale un'uguaglianza, allora vale anche per la radice quadrata, specialmente per il fatto che qui tutte le misure coinvolte sono sicuramente positive, perché stiamo parlando di misure, quindi non ci sono affatto numeri negativi, sono tutte cose positive, e quindi questo mi porta poi ad abbandonare un'equazione di secondo grado ed entrare subito in un'equazione di primo grado, che si risolve appunto mediante dei semplici passaggi banali. Cioè qui che cosa ho fatto? Semplicemente distribuito sto 5, ho moltiplicato tutto per 4 qui per liberarmi delle frazioni, niente di che. Una volta ricavata la x, l'incognita, cioè questo mi portava dunque a ricavare che cosa di fatti? La misura dell'ipotenusa, ma non tanto mi interessa questo, perché alla fine cosa posso fare? Posso scrivere direttamente la formula della mia area. In che modo? Come si calcola l'area all'interno di un triangolo rettangolo? Semplicemente moltiplico i cateti, che mi costituiscono rispettivamente la base e l'altezza del triangolo, e divido quello che ottengo per 2, perché altrimenti avrei l'area di tutto
il rettangolo. Ecco perché divido per 2, perché non c'è questa parte qua. Ecco dunque che quindi questa qui è la mia area. Brutta, brutta, però è la mia area. Brutta perché dipende da una x che nel momento in cui trovo sostituisco qua. Ecco quindi che a questo punto, essendo che la x non è più un'incognita, posso tramutarla in 45 e quelle x meno 9 diventa ormai 36 al quadrato, che poi mi dà quindi secondo gli ultimi passaggi poi la formula definitiva per trovare l'area, che appunto era 486. Perché questo problema può sembrare complicato? Non è complicato in realtà, è che questo problema si va a risolvere in più step, cioè non è più il teorema di Pitagora dove ti dà direttamente il cateto e l'altro cateto, no, perché qui ti devi ricavare le cose, qui tutte le cose sono in funzione dell'ipotenusa. Ecco che quindi non hai la possibilità di fare direttamente l'area, qui l'area dipende da una variabile che poi va trovata, e quindi questo qui è tutto il nostro esercizio. Quindi in buona sostanza appunto questi problemi qua si risolvono in più step. Il primo step è quello di traduzione del problema, quindi io in una prima fase traduco, in una seconda fase risolvo l'equazione di secondo grado. Ecco perché è più difficile, perché intanto io devo capire come si risolve il problema, quindi mi deve venire l'idea, e poi devo effettivamente risolvere un'equazione di secondo grado. Quindi se ho difficoltà a risolvere la mia equazione di secondo grado, anche se ho avuto la mia idea, non riesco, perché appunto la parte fondamentale è quella di risolvere i conti legati all'equazione di secondo grado che si genera nel mio esercizio. Noi infatti prima abbiamo fatto tutto in 2 step. Il primo step era appunto quello di tradurre, il secondo quello di risolvere l'equazione di secondo grado associata, e ovviamente si presume anche un certo background di conoscenze, ma questo direi che a questo punto è il punto 0, cioè conoscenze che man mano che uno va avanti negli studi di matematica non deve perdere, cioè in questo caso le conoscenze di base sui triangoli. Quindi ovviamente uno per risolvere questi problemi deve ricordarsi come sono fatti questi triangoli rettangoli, che proprietà hanno, bisogna ricordarsi che se questo è un cateto e questo è un altro cateto che chiamiamo con C' e questa è l'ipotenusa, allora vale sempre che se io faccio la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato dell'ipotenusa. Questo è il teorema di Pitagora. Quindi più o meno, se volessi appunto riassumere, siamo in questo contesto qua. Prima di tutto, idea, come si risolve il problema, idea che si basa poi fortemente su quelle che sono le tue conoscenze, il tuo background di matematica, se no non riesci a risolvere. Come si risolvono le equazioni di secondo grado? Per quello va fatta tutta un'esercitazione a parte. La risoluzione del problema è proprio la massima idealità per lo studente che ha assimilato tutti i concetti e che riesce poi a metterli insieme è in grado di risolvere il problema. Ecco perché viene chiamato problema e non esercizio. Se io mi esercito a risolvere un'equazione di secondo grado, quello è un esercizio. Se invece voglio risolvere un problema, il problema racchiude in sé un botto di conoscenze in più, come in questo caso Pitagora, proprietà sui triangoli, capire come risolvere il problema e poi risolvere l'equazione. Risolvere l'equazione a volte è la cosa più facile, ma non in questo caso, perché se non mi veniva l'idea di raccogliere questo quadrato e passare alla radice quadrata, ha voglia a fare conti qua. Quindi è tutta l'esperienza che poi va a, diciamo, a unirsi per la risoluzione del problema. Come acquisto questa esperienza? Andando step by step, quindi mi devo letteralmente spaccare di equazioni di secondo grado, perché se no non riesco a risolverle. E poi, una volta fatto bene questo step, dovrei andare a recuperare le conoscenze sui triangoli e continuare a fare problemi ed esercizi per sviluppare la mia capacità di problem solving, perché questo è fondamentale per poter, risolvere i problemi. Quindi, come dovremmo procedere? Facendo altri esercizi sulle equazioni di secondo grado e altri problemi. Quindi continuiamo a fare esercizi di questi problemi qua, perché sicuramente sono più pesanti da fare.